Bentornati, io sono Marco, il canale è Nel Mezzo e oggi ci immergiamo nelle acque cristalline della Grecia, ma soprattutto nelle acque torbide della mente di Ryan Johnson, il regista di Glass Onion, A Knives Out Mystery. Se non avete visto il film e non volete anticipazioni sulla trama, tornate qui dopo averlo visto e ve ne consiglio la visione perché è un'opera d'arte pop che veramente merita e che diverte. E vi scrivo in descrizione le piattaforme dove è possibile trovarlo. Per gustarsi questo film è infatti molto importante l'effetto sorpresa, si tratta di un giallo del genere whodunit classico, contaminato da elementi bizzarri del tipo Invito a cena con delitto, che è un classicone del 76. Allora, Glass Onion, cipolla di vetro. E questo film è costruito esattamente come l'oggetto che gli dà il titolo, come una cipolla per via dei molti strati, dei molti veli che ne velano o svelano la trama o che ripetono la trama, un velo trasparente uno sopra l'altro, sovrapponendosi e interferendo tra loro reciprocamente. E poi tutto il film è dominato dal vetro e da concetti similari come il ghiaccio o soprattutto la trasparenza in genere. Allora, oggi voglio smontare questa cipolla strato per strato e quindi parleremo delle easter eggs musicali e non musicali che lo costellano. Parleremo della ricorrenza nel film dei concetti di trasparenza e di vetro e parleremo del fatto di come il regista per tutto il film ci abbia alla fine preso in giro esattamente come John Lennon faceva con i suoi fan nella canzone Glass Onion. Ecco, partiamo appunto dal titolo, Glass Onion. Glass Onion non è solo un nome cool per un bar o per una cupola di vetro, è una dichiarazione di intenti. La canzone dei Beatles Glass Onion, contenuta nel White Album, fu scritta da John Lennon per uno scopo preciso: prendere in giro i fan che cercavano disperatamente significati nascosti e complottismi nei loro testi. Lennon inserì apposta nella canzone dei riferimenti confusi e inserì dei falsi indizi, come la famosa frase The Walrus was Paul. E questo solo per confondere questi fan curiosoni e saputelli. Ecco, Ryan Johnson, il regista di Glass Onion, fa lo stesso gioco. Il film è pieno di strati, ma come dice Benoit Blanc, il detective che è chiamato per risolvere il giallo, nonostante l'affastellarsi di strati, il centro è ben visibile. C'è nel film un livello di citazionismo che sembra quasi un gioco fine a se stesso, un incastro di scatole cinesi. Forse è solo un giocare con archetipi pescati dalla cultura sia pop che classica, o forse è solo una paranoia suggerita allo spettatore e di cui lo spettatore non riesce a liberarsi, vedendo in ogni dettaglio scenico o frammento di dialogo un déjà vu o la citazione di qualcosa. Faccio un esempio semplice con i dialoghi. Se guardate il film nella versione originale in lingua inglese, ascolterete i personaggi che pronunciano frasi che sembrano comuni e banali, ma che sono anche esattamente dei titoli di canzoni dei Beatles, tipo I feel fine, slow down. Sono frasi così abituali che individuarle come citazioni sembra quasi paranoico ed è esattamente qui che cadiamo nella trappola di Lennon, di cui è la canzone Glass Onion. Trappola che forse è stata ordita dal regista Ryan Johnson anche qui nel film Glass Onion. Alla base della trappola c'è l'evidente richiamo ai Beatles e ad alcune canzoni dei Beatles che è disseminato nella trama. Questo richiamo è disseminato nella trama e nella costruzione della storia e delle scene. Non c'è dubbio che una base di citazione beatlesiana ci sia, già a partire dal titolo chiaramente che è un manifesto evidente, Glass Onion, però il resto ho paura che alla fine ce lo mettiamo noi, una volta che il film ci ha insinuato in testa il tarlo della ricerca della citazione. Comunque partiamo dalle citazioni beatlesiane evidenti. Allora, abbiamo detto il titolo del film Glass Onion è il titolo dell'omonima canzone dei Beatles, Glass Onion, ma altre canzoni del quartetto di Liverpool sono disseminate in bella mostra nel film.
Per passare in rassegna partiamo parlando del personaggio del cattivo, Miles Brown, interpretato da Edward Norton. Ecco, in questo personaggio tutto e lui urla Beatles, però in modo distorto. C'è una scena in cui lui suona la chitarra strimpellando la canzone Blackbird. Lui, da gran riccone qual è, si vanta di avere la chitarra originale su cui Paul ha scritto Blackbird. Ma c'è un dettaglio che non torna perché Paul McCartney è mancino e Miles suona la chitarra come da distrimane. O la chitarra è falsa o lui è uno sbruffone o come si dice, o come oggi si dice, un poser che non sa cosa ha in mano, non sa di cosa sta parlando, si atteggia e basta. Ma l'indizio più grande che riguarda Miles Brown è un altro titolo dei Beatles, The Fool on the Hill. The Fool on the Hill è menzionato nella canzone di Lennon Glass Onion. I told you about the fool on the hill, I tell you man is living there still. Ti ho parlato dello scemo sulla collina e ti ho detto che lui ancora sta lì. Questa canzone, anch'essa, contribuisce alla progettazione da parte del regista Ryan Johnson sia delle scene che dei personaggi sia della trama complessiva. Il ricco Miles Brown vive isolato sulla collina della sua isola. Crede di essere un genio incompreso, ma in realtà scopriamo nel corso del film che è solamente un fool, un matto, uno sbruffone, un vanaglorioso. Molto interessante questo rovesciamento di una figura simbolica che appartiene ai miti e che parte sin dall'Amleto, Amlodi nordico di una remota tradizione orale e che passa per il bruto della Roma repubblicana e che ritroviamo pure nelle strane risposte di Cristo all'interrogatorio di Ponzio Pilato, un archetipo millenario dell'eroe intelligente o di intelligenza superiore che per evitare di essere scoperto o perché impedito ha bisogno di fingersi imbecille, di fingersi pazzo. Ecco, qui abbiamo il rovesciamento di questo archetipo, perché il grande, nel film, il grande intelligentone, il più smart, il più witty di tutti, Miles Brown, è in realtà solo un grande idiota, un fool on the hill, a tutto tondo, un Miles molto simile al Miles Gloriosus di Plauto. Ecco, fate attenzione a questo dettaglio perché abbiamo il privilegio di capirlo facilmente noi italiani. Ecco, il nome inglese Miles e il termine latino Miles si scrivono allo stesso modo. E allora il personaggio di Miles Brown è molto simile al personaggio del Miles Gloriosus, sia per il carattere, sia per la beffa e per lo spubblicamento che entrambi subiscono nel finale della loro storia. D'altronde, registi del livello di Ryan Johnson, per quanto imbevuti di cultura anglosassone, hanno sicuramente conoscenze della cultura classica, quantomeno per quanto riguarda le arti, le rappresentazioni sceniche. Insomma, gli sceneggiatori e registi hollywoodiani per fare il loro lavoro e guadagnare non possono non conoscere Plauto e attingere agli archetipi immortali di queste antiche commedie. D'altronde, e qui vi scioccherò, non sarà mica un caso se l'investigatore Benoit, nello smascheramento finale, così si rivolge a Miles Brown, il Miles Gloriosus, gli dice: allora, look into the clear center of this glass onion. Guarda dentro il chiaro, limpido centro di questa cipolla di vetro. Miles Brown is an idiot. Questo si capisce. Nobody tried to kill you, dice Benoit a Miles Brown. Nessuno ha cercato di ucciderti. You vainglorious buffoon. You vainglorious buffoon. Penso che sì. Pronuncio più o meno così. Quindi tu, vanaglorioso, tronfio, vanesio, buffone. Ecco. Vanglorious buffoon più Miles Gloriosus di così cosa andiamo cercando? Allora, che il regista Ryan Johnson voglia mostrarsi debitore di Plauto lo do comunque per sicuro, e cioè confermato dall'uso di un altro seminale immortale archetipo plautiano che è quello dei gemelli, dei Menechmi.
Non è forse vero che l'intreccio della storia si basa sullo scambio di persone tra due gemelle, le sorelle Cassandra e Helen Brand? A questo punto, come conseguenza logica, potrei ipotizzare a occhi chiusi che nel film siano disseminate anche tracce delle commedie o delle tragedie del teatro greco, visto che Plauto era debitore delle commedie greche e visto che la trama principale si svolge proprio in un'isola della Grecia e tutta la casa del ricco Miles è ornata, disseminata di elementi architettonici della Grecia classica, anche comparendo una classica maschera tipica del teatro greco. Certo è che il nome Cassandra del personaggio che viene vendicato nel film è già un indizio, perché è un nome greco che significa colei che prevale sugli uomini e che corrisponde a un celeberrimo personaggio dell'Iliade e dei miti greci, così come greco è il nome della sorella Helen. Elena, che in greco antico significa fiaccola, luce, bellezza. Elena che sappiamo ha un ruolo fondamentale nei miti greci e nell'Iliade. Nei miti e nell'Iliade Cassandra aveva il dono di prevedere il futuro, di avere la visione e aveva questa caratteristica di un dono che purtroppo era maledetto perché Cassandra era destinata a non ricevere i meriti per questa visione del futuro ed era destinata a non essere creduta, a essere sbugiardata dai suoi stessi compatrioti. Così è nell'Iliade e così è nel film con il personaggio di Cassandra. E lo stesso a dirsi per Elena, che nell'Iliade è la bellezza da cui si origina una distruzione immane e che nel film è la bellezza che distrugge tutto per vendicare la sorella. Ed è certo che lo stesso tema della vendetta è un elemento archetipale proprio emblematico del teatro greco, oltre che dell'Iliade, dell'Odissea e dei miti della classicità. Ed è certo che anche che tutto questo bere, tutto questo profluvio di cocktail ed alcolici e di vino che vediamo che scorre lungo tutto il film, ecco, tutto questo sembra ricordarci come il teatro nasca in Grecia, appunto, nasca dai riti in onore di Dioniso, dio del vino e dell'ebbrezza. Ma poiché tutto il teatro e la moderna arte del cinema sono da sempre debitori ed eredi e trafugatori e imitatori e traditori dell'originale greco classico, io penso che se iniziassimo a cercarne le tracce in questo film non finiremmo mai. Alla fine troveremmo risultati uguali a quelli che rinveniremmo in mille altre opere moderne o antiche. Certo è che l'Iliade è più che presente in questo film Glass Onion. L'investigatore Benoit Blanc 2 volte parla del tallone di Achille. Ci sono cavalli nelle opere presenti nella ricca magione di Miles Brown che ricordano l'estetica del cavallo di Troia. Vabbè, niente di strano, siamo su un'isola della Grecia, in un ricco palazzo adornato secondo i temi della classicità e questo va bene. Compare il tridente di Nettuno, c'è il superbo lion che fu combusto, per dirla alla Dante Alighieri, cioè la reggia del superbo Miles che finisce avvolta dalle fiamme con scene che riprendono l'estetica di Carrie, lo sguardo di Satana, del film di Brian De Palma, che comunque è un film sulla rabbia e sulla vendetta, come lo è anche questo film nelle sue scene più importanti. Chissà quante altre, forse anche più importanti, correlazioni sarebbe in grado di trovare chi meglio di me ha dimestichezza con la cultura classica e in particolare la cultura dell'antica Grecia. Quindi in questa isola in cui si svolge l'azione troviamo catapultati archetipi letterari e alla fine miti immortali, ancestrali, che vengono prelevati dalla cultura classica e moderna anche, vengono mixati con elementi pop e che vengono impiantati in questo humus cinematografico, lasciando che germoglino, gemmino, crescano autonomamente e prendano il volo indipendentemente da ogni controllo dell'autore. Sì, miti, la potenza del mito. Lo sa bene chi ha lavorato nelle grandi produzioni cinematografiche, come appunto il regista Rian Johnson, che il mito, quello antico, ancestrale, tramandato dalla cultura di ogni tempo, è il motore delle grandi opere cinematografiche, dei grandi film. Lo sa molto bene Rian Johnson che i temi dei miti greci, quelli dell'Iliade e dell'Odissea, sono infatti anche gli ispiratori della saga di Star Wars.
E non c'è un po' di Star Wars nella cultura, nella formazione, negli studi del regista Rian Johnson? Certo che sì, perché come sapete Johnson ha diretto un capitolo della saga cinematografica di Guerre Stellari, come da lui modestamente ricordato, con l'inserimento del bizzarro cameo di un goffo robot inserviente che compare a un certo punto. Quindi in fondo in Glass Onion ci stiamo sempre raccontando la stessa storia. Una storia che era già vecchia ai tempi di Omero, risalente a epoche chissà quanto lontane, eterne, nate in ere di cui l'uomo ha perso la memoria, in questo progredire e ricadere e rinascere ciclico cui l'umanità è, secondo alcuni, destinata. Ogni volta ricominciando come fanciulli, senza la memoria di ciò che si era prima, se non fosse per le favole, i miti, in cui è incapsulata, come in una macchina del tempo, la sapienza di un'umanità che fu e che rinasce dalle proprie ceneri, fanciulle e memore, in questo ciclo cosmico eterno di cui il buffone, lo stupido, il fool è testimone. But the fool on the hill, dice McCartney, sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Lo scemo sulla collina vede il sole che va giù e gli occhi nella sua testa vedono il mondo che va in tondo girando su se stesso. E così l'Amleto nordico o il Bruto della Roma repubblicana o altre figure simili dei miti globali si camuffano dietro la follia e la stupidità per celare la consapevolezza del prossimo avvicendamento di una nuova era, o per ordire la vendetta, un nuovo scardinamento dell'asse in questa rivoluzione che si ripete ogni volta nuova e ogni volta uguale a se stessa. Il sole cade dalla distruzione, dalla cenere come una fenice, il mondo deve continuare il suo volo spinning round. Ed ecco che anche qui in Glass Onion il fuoco distrugge tutto e dalle ceneri si riparte in questa eterna storia che si ripete e che da sempre ci raccontiamo. Sì, perché in Glass Onion, nella trama, nella sceneggiatura, nella realizzazione degli ambienti, il regista Rian Johnson ha impiantato i miti eterni dell'umanità e li ha lasciati lì a germogliare, a gemmare, a crescere, a fare tutto loro, confidando nel fatto che loro, i miti, gli archetipi, i temi classici, immortali, alla fine, una volta inseminati, si aprono, prendono vita propria e, indipendentemente dal controllo o dalle capacità del regista, gemmano significati, correlazioni, pensieri, spiriti, demoni che lo spettatore coglie o di cui lo spettatore o da cui lo spettatore si fa impossessare, senza nemmeno che il regista lo abbia alla fine potuto prevedere, creando quell'effetto su cui Lennon ironizzava nella canzone Glass Onion, dove appunto, come abbiamo già detto, Lennon prendeva in giro i fan dei Beatles che trovavano significati nascosti nelle loro canzoni, significati che i Beatles nemmeno si sognavano di inserire nelle canzoni, soprattutto quando i testi erano il frutto della mera casualità o del gioco infantile. Quindi pensiamoci da soli a frenare e fermiamoci ora con questi voli che, ripeto, sono dovuti alla forza vitale dei miti che Rian Johnson butta un po' qua, un po' là, come semi nel terreno arato, ed è chiaro che poi questi prendono vita e assumono forme le più imprevedibili in maniera del tutto autonoma e incontrollata. Allora stop, se no davvero prendiamo un volo spinning round senza ritorno. Stop e torniamo alle zolle di terreno arato con i piedi piantati lì per terra. Torniamo alle certezze, torniamo al fatto che il regista Johnson ha sicuramente e oggettivamente messo in scena titoli delle canzoni dei Beatles e in particolare ha messo in scena i versi di 2 o 3 canzoni dei Beatles. Per l'esattezza queste canzoni sono Glass Onion, The Fall on the Hill, Norwegian Wood. E torniamo al fatto che sono evidenti riferimenti a 2 commedie di Plauto, il Menecmi e il Miles Gloriosus. Approfondiamo quindi quest'ultimo tema ora, quello del Fall on the Hill, quello dello scemo, del buffone, del vanaglorioso. Questo tema, questo elemento immortale presente nei miti e giunto vivido ancora oggi, passando per Shakespeare, è il fulcro dell'impianto narrativo creato dal regista Rian Johnson.
E ciò il regista non lo nasconde per niente. Il buffone lo troviamo bello rappresentato nella scultura, premendo la quale si aziona la protezione in vetro del quadro della Gioconda. Ecco, vediamo il Joker, il buffone sulla collina, e i due animali a fianco sono secondo me riferimenti a Paul McCartney, e cioè il cane Marta e il Blackbird, entrambi relativi a canzoni incise nello stesso LP di Glass Onion, cioè il White Album. Altro riferimento a McCartney è quella tromba antica che sta sotto l'uccello, perché McCartney suonava la tromba e la tromba fu il primo strumento musicale che ebbe che gli venne regalato da suo padre. E per quanto riguarda la presenza dei Beatles e delle loro canzoni in questo film Glass Onion, non finisce comunque qui, perché io ho notato delle coincidenze in alcuni punti specifici dei dialoghi. Dovete sapere che nel finale, no, va tutto a fuoco, c'è questa scena infernale, creandosi un contrasto tra le trasparenze tipo ghiaccio del vetro e il calore del fuoco. Comunque il finale è dominato da fiamme e fuoco. Ebbene, proprio all'inizio del film c'è un dialogo in cui la bella e annoiata Bird J, interpretata da Kate Hudson, parlando della sua assistente Peg, dice: Peg's putting out Peg's putting out a fire. Peg sta estinguendo un fuoco. E questo mi ha fatto scattare due scintille. La prima, David Bowie che nella canzone Cat People urla Putting out the fire with gasoline. Vabbè, ma Bowie lo vediamo dopo. La seconda scintilla è tutta beatlesiana e riguarda il proseguimento del dialogo. Allora, abbiamo detto che Kate Hudson, per DJ, dice Peg's putting out a fire, dicevamo, e poi She'll be back. E qua viene in mente la canzone I'll be back dei Beatles. E gli interlocutori al telefono chiedono a Bird DJ: Another fire, Bird? What would you say this time? Diciamo, ancora un altro fuoco, Bird, ma che cosa dirai questa volta? E qui il pensiero vola al Norwegian Wood dei Beatles. Nel testo di quella canzone, il cui secondo titolo è This Bird Has Flown, il protagonista dice And when I awoke, I was alone. Quando mi svegliai ero solo. This bird had flown. L'uccello aveva preso il volo. So I lit a fire. Così accesi un fuoco. Quindi I lit a fire subito dopo aver detto This bird has flown. Quindi questo personaggio interpretato da Kate Hudson, come si chiama? Si chiama Birdie J. Birdie come This bird has flown. Birdie J, e già anche quel J richiama un'altra canzone dei Beatles, Blue Jay Way, coeva a The Fool on the Hill. E poi se torniamo al dialogo di cui stavamo parlando, vediamo che in questa scena in cui gli interlocutori parlano di incendio con Birdie, quest'ultima è in un atteggiamento che sembra ricalcare un ulteriore passo del testo della canzone Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Il passo, cioè, laddove Lennon canta I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. E infatti in questa scena Birdie J è seduta per terra col cocktail in mano. Sempre in Norwegian Wood, Lennon canta I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. Lennon canta cioè di lui che striscia verso il bagno e va a dormire lì nel bagno. E quindi come non pensare a questa scena con Benoit Blanc che passa qualche giorno nella vasca da bagno senza muoversi da lì e quindi si può immaginare anche dormendo lì. Oh, peraltro Benoit porta in una scena del film, porta la rivista The Face e il personaggio di Birdie dice a tutti look, guardate. Allora si potrebbe dire che i suoi interlocutori a quel punto, una volta che avessero guardato, potevano affermare, come nel titolo della canzone dei Beatles, I've just seen a face. Ho appena visto una faccia. The Face, questa rivista. Mi rendo conto che di fronte a indizi più evidenti queste condizioni minime possono essere semplicemente casuali
è frutto della paranoia innestata nel povero spettatore. Ecco perché, quindi vedete, è un delirio di connessioni, forse casuali, forse no, ma è questo il gioco. E per quanto riguarda altre canzoni dei Beatles che vengono in mente guardando il film, penso anche alla canzone Happiness is a Warm Gun, anch'essa nel White Album, che sembra proprio il gancio alla immotivata scena di Duke che esce dalla piscina e che spara in aria per esprimere il proprio sentimento di benessere. Happiness is a warm gun, bang bang shoot shoot. E infine penso al fatto che la salsa piccante Running Hot, chili pepper, con quel banalissimo termine pepper, alla fine a me mi richiama banalmente il Sgt. Pepper dei Beatles. Tanto che alla fine mi sono quasi convinto che il canzoniere dei Beatles sia disseminato lungo tutto il film, in dettagli anche subliminali di pochi frame, e siano così tanti questi richiami da diventare quasi una caccia al tesoro, con sempre il dubbio di fondo che il link, il legame, il richiamo ad una canzone dei Beatles non sia proprio voluto, oppure è voluto, oppure è casuale, oppure no, oppure è frutto solamente di una paranoia indottaci dal regista. Per fare un breve esempio, come non pensare a If I Fell, quando la macchina casca dall'alto? Dice, se cadessi. Oltre ai Beatles e soprattutto a tre principali canzoni che animano il film, e cioè Glass Onion, The Fall on the Hill e Norwegian Wood, a dare struttura al film sono anche i richiami a David Bowie. La presenza di Bowie è manifesta ed aperta, così come i titoli finali sono accompagnati dalla canzone dei Beatles Glass Onion, canzone che dà anche il titolo al film. Il contributo dell'immaginario bowiano nella mente del regista Ryan Johnson è altrettanto evidente, perché innanzitutto nel corso del film ci sono due scene che hanno come sottofondo due canzoni di Bowie, le canzoni Star e Starman, e Bowie per di più appare in un quadro nella splendida magione di Miles Brown. E un ruolo fondamentale nella trama ha la statua in vetro dell'arciere, che in inglese è Bowman. Bowie sta a Star come Starman sta a Bowman, si potrebbe dire. Ma probabilmente il regista ha voluto relegare le due canzoni di Bowie che ascoltiamo chiaramente nel film, che sono Star e Starman, ha voluto relegarle a fare da colonna sonora al periodo felice dei protagonisti, il periodo passato, quello dei flashback. Tra l'altro il regista ha confermato che esiste una scena tagliata, un flashback, in cui il cattivo Miles Brown e il personaggio buono di Andy Brand cantano al karaoke Moon Age Daydream di Bowie. Quindi quando nel film si sente una canzone di Bowie si sta proiettando una scena che riguarda il passato dei protagonisti, il passato felice. Ma come ho già detto per i Beatles, la presenza innegabile delle canzoni, in questo caso di Bowie, innesca nel povero spettatore la ricerca inconscia e inconsapevole di indizi bowiani in tutte le scene del film. E non c'è che l'imbarazzo della scelta, perché se ne trovano tanti di questi indizi e sono collegati al presente, e cioè al dissolvimento dei legami dei protagonisti, al disvelamento delle menzogne, alla morte e alla reale distruzione di tutto. Allora, iniziamo con l'indizio più evidente. Innanzitutto abbiamo il personaggio di Duke Cody, impersonato da Dave Bautista, questa specie di brasiliano della zanzara. Allora, Duke Cody. Duke vi ricorda qualcuno? Beh, certo, perché ricorda il duca bianco, The Thin White Duke di Bowie. La figura del duca bianco era una figura legata a quella del Major Tom di inizio carriera di Bowie, l'astronauta che rimaneva intrappolato nel vuoto in Space Oddity. E questa figura del duca bianco era legata all'estetica del Bowie del periodo berlinese. E del duca bianco Bowie canta nella canzone Station to Station, che inizia con The Return of the Thin White Duke Throwing Darts in Lover's Eyes. Quindi il ritorno del magro, dell'esile duca bianco che lancia frecce negli occhi degli innamorati. Nel video della canzone Ashes to Ashes, Bowie è nelle vesti di un Pierrot che visivamente dichiara la morte del duca bianco, ne celebra il funerale.
Il video di Ashes to Ashes è il funerale del Duca Bianco, non per niente Ashes to Ashes vuol dire cenere alla cenere, è una formula utilizzata nei funerali. E infatti il personaggio del Duke nel film muore nel corso della storia, anzi l'unico personaggio che muore nel film. Ashes to Ashes, Duke, mi spiace. Peraltro nel finale del film Glass Onion va tutto in cenere, quindi torna questo concetto Ashes to Ashes. Ma andiamo avanti col testo di questa canzone Ashes to Ashes, visto che ormai ci siamo, e controlliamo se c'è qualcos'altro che ci suggerisce legami col film Glass Onion. Allora, Bowie canta in Ashes to Ashes, canta But the little green wheels are follow me, oh no, not again, I'm stuck with a valuable friend, I'm happy, hope you're happy too, one flash of light but no smoking pistol. Allora, potrete obiettare che le allusioni che vi dirò sono tutte molto tirate per i capelli, ma ormai siamo qui, siamo in ballo e balliamo Let's Dance, per dirla alla Duca Bianco. But the little green wheels are follow me. Le piccole ruote verdi mi stanno inseguendo. I'm stuck with a valuable friend. Sono intoppato, incastrato con un caro amico. Allora, quindi abbiamo le ruote. Abbiamo questa specie di spiaccicamento all'amico e questo ricorda la scena del quasi incidente tra Duke, Cody e il cattivone Miles Brown. In questa scena del film l'investigatore Benoit Blanc, nel parlare del quasi incidente tra Duke e Miles, dice chi, e cioè Duke, he saw Miles leaving, ha visto Miles che se ne stava andando. E Duke, continua Benoit, was almost struck by him, è stato quasi colpito, ha avuto quasi un incidente con Miles. E Duke rafforza il concetto dicendo a Miles, remember that night you almost painted me with. Ti ricordi che quella notte quasi mi stavi per far fare una frittata con, eccetera. Allora, nei dialoghi la parola struck fa assonanza e la parola pancaked with ha simile significato con l'espressione I'm stuck with della canzone di Bowie. E comunque c'è questo one flash of light but not smoking pistol. Un flash di luce ma nessuna pistola fumante. Ecco, la smoking pistol è un elemento sia del personaggio Duke, come abbiamo già detto, ma anche un elemento della trama del film Glass Onion. Continua poi la canzone Ashes to Ashes. I never done good things, I never done bad things, I never did anything out of the blue. Wow. E se vedi la targa dell'auto a bordo piscina, leggi proprio blu. Ashes to Ashes continua con Want an axe to break the ice. Voglio un'ascia per rompere il ghiaccio. Il ghiaccio, come già detto, è ricordato in tutte queste installazioni in vetro che compaiono numerosissime nel film, le quali nel finale vengono distrutte, anche colpendole con la mazza medievale presa dall'arciere. E in inglese è il bowman. E un ultimo riferimento preso da Ashes to Ashes. Bowie canta Ashes to Ashes, Funk to Funky, with no major thumbs junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Allora, attenti a strung out in heaven's high, quindi immerso nell'ebbrezza del paradiso, hitting an all-time low, raggiungendo il punto più basso di sempre. Allora, c'è naturalmente in questa frase Bowie ricorda un po' la caduta di Lucifero, perché immerso nell'impresa del paradiso precipita giù nel punto più basso e difatti nell'inferno dantesco il punto più basso è quello con Lucifero imprigionato nel ghiaccio. Va bene, comunque sia, adesso guardiamo l'aspetto diciamo letterale, al gioco di parole. Strung out in heaven's high, immerso nell'ebbrezza del paradiso, hitting an all-time low, raggiungendo il punto più basso di sempre. Allora, heaven, paradiso, e bassa umiliazione li troviamo entrambi insieme, secondo me, in questa scena, dove da un lato abbiamo Duke, che si amareggia profondamente, va proprio giù, 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 in basso, hitting an all-time low, quando vede la fidanzata Whiskey
abbracciata al personaggio di Miles Brown in una posa di questi due, Whiskey e Miles Brown, che ricorda l'installazione Made in Heaven dell'artista Jeff Koons, in cui ecco Jeff Koons compare con Cicciolina. Quindi Strong Out in Heaven's High, Hitting an All Time Low. Ora vediamo velocemente Station to Station. È obbligatorio darci un'occhiata perché abbiamo nel film il personaggio del Duke e la canzone Station to Station ha un testo che inizia con The Return of the Thing White Duke, frase che viene ripetuta più volte nella canzone, il quale Duke is throwing darts in lovers' eyes, lancia le frecce negli occhi degli innamorati, e questo si collega con l'arciere che abbiamo detto, no? E in inglese è il bowman, appunto l'arciere che lancia frecce nel film. Station to Station poi parla molto del bere, e le bevande, i cocktail e gli alcolici sono un elemento ricorrente nel film, per non parlare del fatto che la fidanzata di Duke si chiama Whiskey. Inoltre in Station to Station Bowie canta It's too late to be late again, è troppo tardi per essere ancora in ritardo, e infatti il personaggio di Duke e della fidanzata Whiskey, questi due personaggi arrivano per penultimi all'appuntamento. Nel film, come già detto, sentiamo due pezzi iconici di Bowie, Starman e Star, ma c'è una ghost track visiva tutta bowiana ed è nella scena finale. Nella scena finale Ellen Brand spacca tutto, distrugge le statue di vetro, dà fuoco alla Glass Onion e visivamente quella scena è un richiamo potentissimo alla canzone Breaking Glass di Bowie, anche se non la sentiamo. Il testo di questa canzone dice Baby, I've been breaking glass in your room again, listen, don't look at the carpet. Ho rotto tutti i vetri ancora una volta nella tua stanza, ascolta, non guardare al tappeto. È letteralmente quello che succede sullo schermo, vetri rotti e in maniera sonora, listen, appunto, e poi don't look at the carpet. Ricordiamoci che sul tappeto ha esalato l'ultimo respiro il personaggio di The Duke. E poi, visto che siamo ormai entrati nel vortice della paranoia, vi cito il fatto che nell'87 Bowie fece un tour mondiale di successo che passò anche a Roma, al quale andai, e che era il Glass Spider Tour. Vi ho detto della statua di vetro dell'arciere, che in inglese è Bowman, che è protagonista in due scene del film, ma la figura dell'arciere, peraltro, si collega all'indiretta presenza nel film di Jeremy Renner tramite gli easter eggs basati sulla sua salsa piccante, la salsa piccante di Jeremy Renner. Ebbene, a proposito di arcieri, sappiamo tutti che Renner è famoso per il ruolo di Occhio di Falco nei Vendicatori, il ruolo cioè di Hawkeye. La parola Hawkeye, peraltro, ha assonanza col cognome dell'attore Ethan Hawke, attore che compare nel film in una breve ma iconica scena e, come vedete, insomma, sembra proprio che io stia scivolando in una trappola senza fine, che il regista forse è ordito. Si rischia così alla fine di trovare collegamenti all'infinito, anche piccoli, e fini a se stessi, senza sapere se poi sono casuali oppure se sono voluti. Ma quindi torniamo con i piedi per terra e chiudiamo questa dissertazione con il concetto di glass, di vetro. Tutto il film, che già nel titolo porta il glass, il vetro di Glass Onion, tutto il film, dicevo, è pieno di oggetti in vetro, e la casa del cattivone riccone Miles è sormontata da una cupola in vetro, da buon Full on the Hill, il quale, come cantava McCartney nella canzone di Full on the Hill, può vedere il sole che tramonta e che nei suoi occhi vede il girare della terra intorno a se stessa. Allora, non è solo il materiale della cupola, il vetro, le trasparenze, l'I'm looking through you, come cantava McCartney nell'album Rubber Soul, ti sto guardando attraverso. Ecco, sono tutte questi concetti sono presenti in tutte le scene ambientate nella costosa casa del riccone Miles. E il vetro è protagonista anche del disastro finale. Ed è sul vetro che si schianta Duke nel momento di morire. È il vetro che protegge Mona Lisa ed è attraverso il vetro che qualcuno spara a Ellen Brand. Davvero l'intero impianto della storia e delle scene è una cipolla in vetro con tanti strati in vetro che ricorrono, e più
li svegliamo, più li togliamo e più ne troviamo. E a proposito di questa struttura della storia, di questa struttura con cui sono ideate le scene, e a proposito di questo non possiamo non citare il cameo fondamentale che c'è all'inizio del film, quello con il violoncellista Yo-Yo Ma durante la festa di Birdie. Tutti sentono una melodia dalla scatola misteriosa, allora Yo-Yo Ma interviene e spiega che si tratta della piccola fuga in sol minore di Bach e dice una frase chiave. Una fuga è un bellissimo puzzle musicale basato su un solo motivo e quando sovrapponi questo motivo su se stesso, esso inizia a cambiare e si trasforma in una bellissima nuova struttura. Questa è la chiave di lettura di tutto il film. La trama sembra una cosa, il motivo principale, ma quando la rivediamo dal punto di vista di Helen, la sovrapposizione, la verità cambia forma. Passiamo da uno strato ad un altro della storia e della cipolla di vetro e la visione cambia, ovvero come vi ho detto prima in un precedente volo pindarico, quando poni un mito, un archetipo uno sopra l'altro, essi si intrecciano, gemmano, assumono forme di cui non si ha più né il controllo né la previsione esatta. Quindi all'inizio del film il violoncellista spiega in pochi secondi il meccanismo della storia che andremo a vedere e forse spiega il procedimento di creazione messo in moto dal regista Rian Johnson. E a proposito di suoni, come molti sanno, il film presenta una vera chicca che è il solenne e rumoroso dong con cui viene scandito il tempo sull'isola del riccone Miles. Questo dong non è un campionamento di una campana, di un gong, non è uno strumento, è proprio la voce di un attore, in questo caso dell'attore Joseph Gordon-Levitt, il quale non compare nel film, ma è presente solamente attraverso questo dong sonoro fortissimo. In realtà avrebbe dovuto essere un gong, per sbaglio è uscito fuori questo dong e il regista ha preferito tenere questo dong fatto per errore perché lo trovava divertente e non l'ha voluto tagliare. Quindi abbiamo questo cameo di cui molti sono a conoscenza, però fate attenzione al fatto che nel film il riccone Miles Brown dice orgogliosamente che quel suono è una composizione creata appositamente da chi? Da Philip Glass. Philip Glass, grande artista ovviamente, grande compositore, grande sperimentatore di suoni, ma guarda caso il cognome è Glass. Poi, ultimo giochino di richiami. La successione di Fibonacci. La successione di Fibonacci viene citata dalla madre di Duke, la madre dispensatrice di consigli e comandamenti e peraltro un elemento della canzone Ashes to Ashes, quindi nel film non poteva mancare un siffatto ruolo materno che poi diciamo anche nelle canzoni dei White Album ricorre, se pensiamo a canzoni come Cry Baby Cry o The Continuing Story of Bungalow Bill. Però adesso parliamo della successione di Fibonacci. La madre di Duke cita la successione di Fibonacci, che come sappiamo è una progressione numerica nel quale ogni numero è la somma dei due numeri che lo precedono. Allora la madre di Duke cita questa successione nel dare consigli su come risolvere gli enigmi della scatola misteriosa che vediamo all'inizio del film. Questa successione di Fibonacci, che sta all'inizio del film citata dalla madre di Duke, poi la vediamo graficamente alla fine del film, proprio nel supporto, in quella cornice che contiene la soluzione di tutta la trama, la chiave di tutto. A proposito di questa mamma, la scena in cui compare ricorda molto simili scene del film King of the Comedy, uno dei capolavori di Martin Scorsese con Robert De Niro e Jerry Lewis Mattatori. In Glass Onion la madre chiama Duke e interrompe lo shooting di una registrazione per YouTube. In King of the Comedy la madre
chiama Rupert Pupkin, il personaggio interpretato da De Niro, e interrompe anche qui uno shooting, anche se in questo caso quello che si stava girando non era un vero e proprio video, ma un sogno ad occhi aperti, un film in proiezione dentro la mente del protagonista, è uno psicotico che sogna ad occhi aperti, immerso in un mondo tutto suo, inventato, che non sa distinguere dal mondo vero che lo circonda. Insomma, un altro scemo, per dirla tutta. E ora finiamo con l'elefante nella stanza, che è il quadro della Gioconda. Ecco, ennesimo vanto di effimera gloria del Miles Gloriosus Miles Brown, ennesimo vanto che miseramente, comicamente, tragicamente, grottescamente finisce in cenere. Un'altra volta Ashes to Ashes, mostrando a tutti chi è questo Miles Brown. Non un Da Vinci, ma un Mr. Bean. Ebbene, la Gioconda Monna Lisa vi ricorda qualcosa di Beatlesiano? Ovviamente Lady Madonna, considerato che Madonna e Monna sono la stessa parola. Questo legame letterale etimologico, al pari del gioco di parole del Miles Gloriosus, non può essere colto da chi parla inglese, e lo cogliamo noi che parliamo l'italiano, erede del latino. Monna in italiano antico monna è la contrazione di Madonna, che a sua volta deriva dal latino mea domina, ovvero mia signora. Lisa è il nome della donna, Lisa Gherardini, e quindi Monna Lisa significa Madama Lisa, in inglese letteralmente Lady Lisa o Madame Lisa. Quando Paul McCartney scrive Lady Madonna, sta usando quindi un titolo che nasconde un errore linguistico, perché Madonna significa già My Lady, mia signora. Il titolo della canzone Lady Madonna è tecnicamente una tautologia, una ripetizione del concetto, è come se dicesse Lady my Lady o Signora mia signora. Ed eccovi quindi servito un easter egg che molti critici hanno mancato, ma che è perfettamente coerente con la struttura del film e del suo avvilupparsi attorno alla canzone Glass Onion, che è nel White Album come Lady Madonna e come Blackbird, e che in una strofa della canzone menziona proprio Lady Madonna. Canta infatti Lennon in Glass Onion, Lady Madonna trying to make ends meet, yeah. Cioè Lady Madonna che sta cercando di di arrivare a fine mese, via, diciamo così. Quindi il collegamento è circolare, è perfetto. Il film si chiama Glass Onion, la canzone Glass Onion cita esplicitamente Lady Madonna. Nel film, invece di usare la canzone di Lady Madonna, il regista Rian Johnson piazza visivamente la Monna Lisa, che appunto, come abbiamo detto, è la Lady Madonna per eccellenza. È un gioco di scatole cinesi tipico del film, quindi la citazione c'è, ma è nascosta, è in piena vista, sotto forma di quadro, proprio come la soluzione del giallo. Tutta la canzone Glass Onion dei Beatles è una presa in giro verso, no? Abbiamo detto, verso chi cerca significati profondi dove non ce ne sono. Looking through a glass onion. E questo è esattamente il tema ricorrente del film. Benoit Blanc continua a dire che il mistero non è complesso, è trasparente, togli la rina, non c'è niente, proprio come in una cipolla di vetro. E Miles Brown non è un genio, alla fine scava, è solo un idiota. E quindi cos'è il film Glass Onion? È una presa in giro, un puzzle complesso, o è, come dice la canzone dei Beatles, un modo per vedere cose segrete guardando attraverso il vetro distorto? E forse la verità è semplicemente che noi tendiamo a individuare generalità dove alla fine c'è solo vanità superficiale. Ma qualunque sia la morale della storia, certo è che Rian Johnson ci ha regalato uno dei film più densi di dettagli pop degli ultimi anni. Forse è un gesto generoso da parte del regista per attivare nello spettatore una miriade di associazioni, di idee infinite, e quindi mettere in moto il nostro cervello, la nostra immaginazione, le nostre memorie, il nostro spirito, i nostri demoni, le nostre emozioni. Oppure più egoisticamente, questo processo di associazione di idee è stato semplicemente l'impeccabile motore sotto al cofano con cui il regista ha abilmente confezionato un film degno di essere strapagato da Netflix. È stata la formula magica con cui un apprendista stregone ha dato via la magia. Chi lo sa? Voi avevate notato questi riferimenti? Vi divertono queste cacce al tesoro disseminate nei grandi film delle grandi produzioni cinematografiche? Avete visto nel film Glass Onion cose che io per esempio non ho minimamente colto? Ecco, fatemelo sapere nei commenti, sfogatevi nel bene e nel male.
Io sono Marco, questo è Nel Mezzo e noi ci sentiamo alla prossima puntata.